Allora faccio un piccolo appunto sull'uso del 7805 dell'ultimo video che ho fatto, perché ci sono state delle domande e ho capito che probabilmente non ho spiegato bene alcune cose. Allora la prima cosa da spiegare è che ovviamente il fatto di poter mettere uno Zener qui o i diodi o farlo regolabile serve diciamo di backup, nel senso, se uno non ha altro in casa lo può fare, se no chiaramente usa degli integrati più consoni, ovviamente, no? Tralasciamo un attimino l'ingresso qui a 24, che avevo scritto 24 volte. Allora, una cosa che mi hanno chiesto è, dice, ma se io invece di alimentarlo a 24 volte lo alimento qui a 12, dopo se metto lo Zener posso avere 15 volte in uscita? No, ovviamente, nel senso, qui avevo messo 24 volte poi per presentare la parte variabile, dicevo, ovviamente la tensione di ingresso deve essere anche proporzionale alla tensione d'uscita, e in particolare se noi qui ci mettiamo 12 volt e qui ci mettiamo uno Zener da 10 volt, non possiamo ottenere 15 volt in uscita, ovviamente, perché la tensione di uscita sarà sempre minore ovviamente della tensione di ingresso, anche perché l'integrato farà una sua caduta di tensione. Proseguiamo un attimino. Allora, l'altra cosa è la tensione di ingresso. Io qui avevo messo 24 volt per, diciamo, quando si fa la simulazione regolabile, mettiamo che si vada da 5, per esempio, che ne so, a 20 volt, a 22 volt, tralasciando, diciamo, la caduta di tensione dell'integrato stesso. Per esempio, se io di qua voglio tirare fuori 10 volt e prelevare 1 ampere, di qua ce ne metterò 14, 15, non di più, perché se no dissipa troppo l'integrato, però io pensavo che fosse una cosa conosciuta. Perciò occhio, la tensione d'ingresso deve essere proporzionale alla tensione di uscita che vogliamo ottenere, perché io, ripeto, questo schema qui non l'ho fatto per fare un alimentatore variabile da laboratorio, che chiaramente chi lo fa lo può fare con un LM317, ma perché se uno deve ottenere per esempio 10 volt in uscita e non ha altro in casa, con questo diciamo accorgimento può farlo. Ovviamente deve tenere conto tensione d'ingresso, tensione d'uscita, per non far dissipare troppo all'integrato. Un'altra cosa che vi avevo accennato nel video ma che non avevo messo qui per praticità di schema sono i condensatori che vanno in questo punto qui. Allora, sia all'ingresso che, diciamo, all'uscita, il più vicino possibile ai piedini dell'integrato ci andranno due condensatori da 100.000 picofarad. Poi, se uno vuol fare un bel lavoro, ci può mettere anche due piccoli elettrolitici, che ne so, da 10 a 100 microfarad. Comunque vi consiglio di guardare il datasheet perché è spiegato molto bene, ovviamente. Sicché in ingresso e in uscita il più vicino possibile all'integrato, due condensatori da 100.000 picofarad, e in più, se uno vuole, magari due piccoli condensatori da 10 microfarad. Questo per evitare autooscillazioni. L'altra cosa che mi hanno fatto notare è che non ho spiegato di mettere diodi di protezione, ma ripeto, questo schema qui era uno schema teorico per farvi vedere che l'integrato può anche essere usato come tensione variabile. Vi dovete andare a leggere il datasheet, lì c'è scritto tutto. Comunque, se vogliamo proteggere l'integrato da tensioni che potrebbero tornare, diciamo, indietro, perché cosa succede? Perché questo, quando mettiamo che qua abbiamo all'uscita abbiamo un utilizzatore, mettiamo con dei condensatori carichi, se io stacco corrente, i condensatori dell'utilizzatore magari potrebbero rimanere carichi e si potrebbero scaricare sull'integrato danneggiandolo. Allora di solito si fa in questa maniera qui, si mette un diodo in questo verso
e eventualmente un diodo sull'uscita, così messo in questa maniera qui. Ma se andate a vedere il database, il datasheet, chiamiamolo come vogliamo, sono cose che vengono riportate, sicché io ho fatto uno schema per farvi vedere come si può fare, non è lo schema definitivo. Lo schema così sì può essere definitivo col trimmer e questa resistenza qui per fare, diciamo, del 7805 un integrato a tensione variabile, ma per quanto riguarda tutti i componenti di contorno che io non ho messo, andatevi a leggere il datasheet. Allora, penso avere detto tutto. Nel frattempo, già che ci sono, vi auguro buon Natale anche se anticipato. Ciao a tutti!